Apriamo la nostra Pepsi. 3, 2, 1. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi è il primo video della mia nuova playlist dedicata agli esperimenti. Nel video di oggi andremo a creare il flusso eterno. Costruiremo un modello al cui interno il liquido passerà da A a B in maniera continuativa, senza ausilio di pompe e senza ausilio di motori elettrici, utilizzando solamente le leggi della fisica. Non ci credete? Guardate questo video. Partiamo dall'elenco dei materiali che servono per fare l'esperimento. Come prima cosa serve una base d'appoggio come questa. La mia è 40x40, potete scegliere anche una più grande ma non più piccola, quindi dimensioni minime 40x40 cm. Un supporto verticale lungo 35 cm. Io per il supporto e per la base ho scelto il legno come materiale, ma voi potete scegliere anche il metallo o la plastica o altri materiali che siano rigidi. Una bottiglia di plastica da 2 litri, del filiferro molto rigido con un diametro di almeno 3 o 4 mm, tubo di plastica trasparente e il fluido che servirà a dimostrare il nostro esperimento. Ad esempio potete scegliere o una Pepsi o una Coca-Cola, l'importante è che il liquido sia abbastanza scuro così da rendere perfettamente visibile il suo moto durante l'esperimento. E ora che vi ho elencato tutto il materiale possiamo procedere col montaggio. Come primo passo andiamo a fare 2 fori sul nostro supporto. I fori devono essere fatti ad un'altezza di 25 cm e distanziati tra di loro di 8 cm. Foro 1 e foro 2 ultimati, e adesso dobbiamo fare altri 2 fori sul nostro piedistallo per fissare il supporto alla base. Anche in questo caso teniamo come distanza tra un foro e l'altro 8 cm. Procediamo con i fori e dopo con queste 2 vite andremo a fissare il supporto con la base. E ora che abbiamo fissato il supporto procediamo con l'ultimo buco. Deve essere fatto esattamente a metà della nostra base, quindi essendo 40 cm a 20 cm e distanziato dal bordo esterno di 5 cm. Ora che abbiamo completato la base andiamo a tagliare completamente tutta la prima parte della nostra bottiglia di plastica. Procediamo con le forbici. E questa metà è la parte della bottiglia che andremo a utilizzare. Per fare ciò ci servono 5 buchi, uno nel tappo e 4 speculari nella parte trasparente. Per collegare la bottiglia appena forata al supporto andiamo a tagliare 2 strisce di fil di ferro di 20 cm. E una volta tagliati li andiamo a far passare tra i 2 buchi che avevamo fatto in precedenza sul supporto. 1 e 2. Facciamo passare la nostra bottiglia. Fase 1 completata. Prendiamo un'altra bottiglietta di plastica, stavolta da mezzo litro, e ripetiamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto con la bottiglia da 2 litri. La tagliamo a metà, ma stavolta invece di fare 5 buchi ne faremo uno solo andando a forare direttamente il tappo. Foriamo anche il tappo. Stavolta il buco lo facciamo più piccolo perché invece di usare il tubo da 9 mm ne andremo a utilizzare uno più piccolo da 4 mm. Andiamo a fissare il tutto con la colla calda. Tanto che si asciuga la colla andiamo a fare un piccolo foro sul tubo da 9 mm. Per far prima vi consiglio di piegarlo a 180 gradi e di andare a fare un piccolo taglio laterale. Ora che si è asciugato andiamo a inserire nel buco che abbiamo fatto il tubo da 4 mm dentro al tubo da 9 mm. Spingetelo a fondo, mi raccomando, deve entrare di almeno 3-4 mm. Ecco fatto. E adesso per sigillare il tutto andiamo a coprire tutte le fessure con la colla calda, così da renderlo completamente impermeabile. Per essere sicuri che tenga ci andiamo a fare anche 2 giri col nastro adesivo, 1 e 2. Facciamo lo stesso procedimento con l'altro tappo, lo andiamo a forare, lo inseriamo nell'altro tubo e lo fermiamo con la colla calda.
Anche il secondo è stato ultimato, non ci rimane che avvitare i tappi alle due bottiglie e fissare il tubo da 9 mm al telaio che andremo a creare completamente col nostro fil di ferro. E questo sarà il risultato finale che otterrete. I tappi sono stati avvitati e sigillati con la colla calda, la bottiglia più grande è stata fermata sul supporto verticale tramite il fil di ferro, invece quella più piccola è stata legata alla bottiglia più grande con del nastro adesivo. Questo invece è il tubo dove passerà il nostro liquido. Come vedete ho creato un telaio con il fil di ferro che è servito a dare la curvatura corretta al tubo da 9 mm. Il meccanismo è molto semplice, andremo a riempire la bottiglia più grande con la Pepsi, il liquido scenderà giù e riuscirà a risalire in verticale grazie alla pressione generata dall'altezza della bottiglia grande per poi defluire nella bottiglia più piccola. Tornerà in circolo con la congiunzione che abbiamo fatto e riprenderà il nostro moto, così da creare un ciclo continuativo di riempimento e svuotamento. E adesso che abbiamo finito il modello non ci rimane che procedere con il test. Apriamo la nostra Pepsi, iniziamo col countdown 3, 2, 1. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Se volete stupire qualche vostro amico condividetegli questo video. E noi siamo arrivati alla fine anche oggi. Da Luca Tac e dal nostro esperimento che sta ancora funzionando vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!